Mi conoscete e lo sapete, l'unica Monster High che voglio in tutte le versioni possibili e immaginabili, o almeno ci provo, è Cleo the Nile. Quindi potevo lasciarmi sfuggire questa Cleo the Nile Haute Couture Midnight Runway? Ovviamente sì, perché me la sono fatta sfuggire inizialmente, ma poi per fortuna me l'hanno regalata a Natale. E visto che voglio aggiustare questo errore, corriamo subito a recensirla, così da deboxarla e aggiungerla alla mia collezione. Ed ecco qui la sua scatola, ovviamente a forma di bara, come tutte le bambole della linea Haute Couture. Ma in questo caso, sul davanti la scatola è completamente nera, con però al centro questa enorme maschera dorata olografica sotto al logo Monster High e alla scritta Haute Couture. Il finish di questo logo è veramente bellissimo perché è completamente dorato e guardate che riflessi, è metallizzato con tutti questi glitter olografici bellissimi, e lungo tutto il resto della scatola ci sono questi decori invece lucidi su carta opaca. Su un lato della scatola non troviamo assolutamente nulla, sull'altro lato invece sempre lucido su carta opaca troviamo di nuovo la maschera e la scritta Midnight Runway. Il retro è semplicissimo, ci sono solamente queste righe dorate, di nuovo con quell'effetto olografico che abbiamo visto sul logo, che dovrebbero ricordare, secondo me, delle bende, proprio le classiche bende di Clio. Ma guardate che effetto che fanno, bellissimo. Come tutte le bambole di questa linea si può rimuovere la parte frontale, dove troviamo anche il certificato di autenticità, e dietro troviamo l'invito al party dell'anno, al fashion show dell'anno, e poi ci descrivono alcuni dettagli di questa bambola, dicendoci che ha la maschera dorata ispirata da nubi e altre cose che, se volete, insomma, potete mettere in pausa il video e leggere. Possiamo rimuovere ovviamente anche la parte di plastica per iniziare finalmente a vedere la nostra Clio completamente senza niente davanti, poterla toccare, ammirare senza deboxarla, anche se ovviamente io la deboxerò subito. Prima di deboxarla però volevo farvi notare che lo sfondo non è giallo ma è proprio color sabbia, e sotto ai suoi piedi le hanno disegnato questa specie di tessuto dorato che rende davvero molto bene. È un po' più semplice confronto alle precedenti versioni di Cleo the Nile Haute Couture, ma è comunque davvero molto bella. Quindi corriamo subito a deboxarla. Ed eccola qua fuori dal box. C'è già una cosa che non mi piace molto, ma l'avevo già vista purtroppo da un video di una ragazza americana che si è lamentata anche lei della stessa cosa, ma per il resto devo dire che mi piace. Ma andiamo per ordine e iniziamo guardando la sua maschera, così poi la toglieremo. È completamente di plastica dorata, con qui davanti uno scarabeo alato colorato, quindi un dettaglio colorato di rosso, azzurro e blu, molto carino. Ha le orecchie con queste righe bianche e nere, e anche sui lati del viso scendono queste due cose che non so cosa siano, con dettagli colorati anche in questo caso di nero e verde acqua. Questa maschera vuole rappresentare il dio Anubi. Non so se l'abbiano realizzata fedele alla storia, ma questo è quello che c'è scritto sulla scatola. È tenuta ferma sul retro da questo piccolo elastico nero, e rimuoverla è molto semplice perché appunto basta solamente sfilarla e possiamo vedere benissimo il suo viso, che è bellissimo, diciamolo, wow! Sculpt Cleo the Nile Monster High G1, occhi leggermente più sottili del solito e molto allungati, sono azzurri con anche una punta di verde, il suo trucco è nella parte superiore tutto giallo dorato, nella parte inferiore invece è tutto verde acqua, troviamo delle ciglia rutate. Le sue sopracciglia sono molto definite, piene di peli dall'inizio alla fine. Sul suo zigomo destro ritroviamo il solito cristallo che lei ha sempre in tutte le sue versioni, ma in questo caso è oro. Un po' di blush sulle guance, e sulle labbra invece indossa un rossetto leggermente aranciato ma pieno di glitter. I suoi capelli sono quasi completamente neri, se non fosse per i tinsel dorati che mettono sempre a Clio. Non ne ha moltissimi, quindi per i collezionisti o per chi volesse toglierli ci si mette veramente 10 minuti, perché sono solamente quelli che vedete qui e nella frangia. La frangetta è appunto tagliata di netto a livello delle sopracciglia, come sempre per Clio. Su entrambi i lati della testa troviamo questi torciglioni, uno per lato, e possiamo anche già vedere che i capelli sono davvero lunghissimi, le arrivano fino ai polpacci, anzi sotto ai polpacci, e come vi dicevo sono completamente neri con solo qualche tinsel. Sono lisci, una fibra bellissima, veramente di qualità,
ma appena escono dalla scatola sono comunque un po' incasinati e la cosa mi dispiace perché essendo lisci bastava avere un pochino più di cura nell'inscatolarla e non ci sarebbe stato questo problema. Alle orecchie indossa questi giganteschi orecchini dorati con questo finish metallizzato. Sembrano quasi due ventagli, anche se so che avrò sbagliato a dire ventagli perché non saranno sicuramente ventagli, ma sono molto carini. E scendendo un pochino possiamo vedere quello che è il primo suo accessorio, ma anche la parte che si nota forse di più del suo look. Ed è questo enorme collare con tutta questa decorazione che le arriva fino all'ombelico, di base di plastica dorata, con però delle righine, dei triangolini, dei puntini neri e verde acqua e con al centro anche una gemma colorata di rosso. Questa parte la possiamo rimuovere solamente sfilandola come se fosse una collana e così riusciamo anche a vederlo meglio e vediamo che le decorazioni proseguono anche sul retro. E adesso possiamo anche vedere finalmente meglio e completamente il suo look, che è composto semplicemente da una tutina lunga dal collo fino alle caviglie e da un mantello. E inizierei parlandovi proprio del mantello, che è realizzato con questa stoffa nera ma dai riflessi dorati, che è praticamente trasparente, infatti da dietro si riesce comunque a vedere completamente la bambola. Sono stati realizzati gli orli abbastanza bene, il tessuto è molto bello e soprattutto è molto morbido e quasi scivoloso e si infila sulle sue spalle semplicemente infilando questo elastico che vedete qui dietro attorno alle sue braccia. Quindi è semplicemente un cerchio che va infilato sulle sue braccia e che possiamo sfilare semplicemente così. Infatti anche una volta sfilato possiamo vedere che sembra quasi una gonnellina, perché la parte superiore è fatta proprio semplicemente a cerchio con davanti questo elastico. Probabilmente sì, si potrebbe utilizzare anche come gonna se fosse solamente un pochino più stretta, perché sappiamo che le Monster High hanno la vita davvero strettissima. La tutina invece è composta dallo stesso identico tessuto dall'inizio alla fine ed è un tessuto molto riflettente, infatti ha un sacco di riflessi dorati, con stampate tutte queste fasce con diversi dettagli colorati in arancione e in verde acqua, ma in più sia qui sulle gambe, su entrambe le gambe, sia qui in vita, ma anche poi sul busto, che poi proseguono fino sul seno e anche sul collo, troviamo tutti questi nastri neri con il bordino dorato cuciti, come se fossero delle bende che la avvolgono dall'inizio alla fine. In più qui sul suo fianco sinistro c'è anche questo nodino da cui scendono questi due nastrini molto lunghi, sempre i nastrini che abbiamo visto prima neri con il bordino dorato, che arrivano praticamente quasi fino a terra. La cosa che un pochino mi dispiace è che i nastrini che vediamo davanti non continuano sul retro. Non ci sono né sul busto e nemmeno sulle gambe. Sul retro c'è solamente quella stoffa di base che abbiamo visto anche nella parte frontale. Io onestamente, visto il prezzo di questa bambola, avrei proseguito i nastrini anche sul retro. Su entrambe le braccia e completamente identici indossa questi bracciali di plastica semitrasparente nera con anche all'interno della plastica dei glitter dorati. Sono dei bracciali molto lunghi che vanno dal polso fino al gomito. Non mi fa impazzire il tipo di plastica che è stato utilizzato, ma comunque arricchiscono il look, soprattutto avendo questi glitter all'interno. In più, sul braccio sinistro troviamo anche questo secondo bracciale che è stato infilato proprio nella parte più alta del suo braccio ed è dorato con questi triangolini stampati. Anche se non sono un fan degli accessori realizzati con la plastica semitrasparente, devo dire che queste scarpe sono una delle cose più belle di questa Clio. Sono degli scarponcini alti fino alla caviglia, della stessa plastica dei bracciali, quindi semitrasparente nera ma con dei glitter all'interno della plastica, ma la suola è molto particolare perché c'è solamente una zeppa che si allunga qui verso il tallone, non c'è alcun tipo di tacco, è tutta colorata in oro metallizzato e mi ricorda un pochino le piramidi, non perché abbia la forma a piramide, ma perché hanno questa texture che sembrano dei blocchi di pietra messi uno sopra l'altro, proprio come quelli delle piramidi. L'unica cosa che arriva con lei, oltre a quello che abbiamo già visto, non c'è spazzolina, non c'è borsetta, non c'è niente, è questo stand, che è uno stand a seduta, si infila in mezzo alle sue gambe, con sotto il teschietto Monster High. Questo però è il problema che vi dicevo, che ho visto anche da un video di una ragazza americana, perché purtroppo sono state calcolate male le misure, perché se noi andiamo a sedere giusta sullo stand la nostra Clio, non riesce a chiudere le gambe, non riesce a tenere le gambe sopra allo stand
perché non hanno tenuto conto, quando hanno realizzato l'asta dello stand, non hanno tenuto conto dell'altezza del tacco, o in questo caso della zeppa. Infatti, per metterla giusta sullo stand bisogna piegarle le gambe e allora sì, con le gambe piegate riesce a stare anche sullo stand, con i piedi sullo stand. Il problema è che sembra che le stia per scappare la cacca e che faccia fatica a trattenerla, quindi stand bocciatissimo. Ma quindi, visto che non c'è molto altro da vedere e soprattutto non c'è nient'altro che arriva con lei, cosa ne penso di questa Clio? Penso che sia molto bella, ma che sia anche in parte un po' un'occasione sprecata. Se ripenso alla Clio Haute Couture che è uscita come prima versione di questa linea, che aveva lo zainetto di stoffa, aveva la spazzolina, lo stand metallizzato, questa mi sembra davvero molto, troppo più semplice. È sicuramente una bellissima bambola, nessuno può negarlo, un wow, anzi 2 wow se li prende sicuramente, però visto il prezzo a cui viene venduta, sinceramente per me ci voleva qualcosina di più. Avrei continuato i nastrini sul retro, avrei magari messo un'altra borsa, avrei magari fatto la maschera di oro metallizzato che sicuramente è più costoso da realizzare, ma immaginatevi questa maschera dello stesso colore dell'orecchino, sarebbe stato davvero wow, come anche questo accessorio che ha sul petto. Se fosse stato colorato tutto oro metallizzato, il triplo wow sarebbe stato assicurato. Rimane comunque bellissima, i tessuti sono tutti molto belli, il suo viso è fantastico, la maschera le sta benissimo, in questo caso così le sta meglio, e quindi sì, non posso assolutamente dirvi che sia una bambola brutta perché non lo è, anzi è davvero molto molto bella. Costa un pochino troppo per quello che è, però ragazzi, se vi piace non posso fare altro che consigliarvela, tanto sicuramente la rimetteranno in sconto. L'unica cosa che trovo davvero un po' inaccettabile in questa Clio è il discorso dello stand. In qualche modo, come vedete, si riesce comunque a mettercela e a farla sembrare in una posizione discreta, però è uno stand che non è stato studiato adeguatamente in abbinata alle scarpe. Peccato, perché in queste bambole, essendo da collezione, lo stand è veramente una cosa essenziale. Detto questo, però, adesso voglio solamente sapere cosa ne pensate voi di lei. Lasciatemi qui sotto un commento dicendomi se vi piace oppure no. Io sono contento di averla e dello stand me ne frego in questo caso perché andrà sicuramente rimessa in scatola come tutte le altre bambole di questa linea. Cercherò una posa carina e la rimetterò all'interno della sua bara. In ogni caso spero che questo video vi sia piaciuto, anche se i video Monster High, pur essendo una linea che va fortissimo, non se li caga quasi mai nessuno, ma non so perché. Comunque spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, che è importantissimo. Se vi va seguitemi su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.